Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche generali per la prima parte di luglio 2024. Ok. Abbiamo la torre, amici del Leone. Qualche certezza, qualche situazione, qualche tipo di dinamica di comportamento potrebbe venire a mancare. Di solito con la carta della torre si parla in realtà di un crollo del proprio ego o appunto di un crollo di qualche questione esterna. Ehm, Tenete presente che quando c'è la torre effettivamente il momento è impegnativo. Ah, che interessante, guardate, lo vedo adesso per la prima volta. Siccome la torre è la caduta dell'ego e il diavolo rappresenta l'ego, qui sta cadendo un diavolo. Interessante. Va bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link per le previsioni del primo e del secondo semestre del 2024 e il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Queste sono letture generiche, possono riguardare la famiglia, il lavoro, qualsiasi cosa. Io vi dirò l'andamento energetico il movimento energetico più importante e poi andrò come a farvi degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Per le relazioni di coppia, non coppie indefinite, per i singoli, per il lavoro e per le famiglie uscirà tutto più avanti. Quindi se non volete perderle potete iscrivervi al canale e attivare la campanella. Bene, Leone, andiamo a vedere qual è l'energia. Abbiamo un 9 di bastoni, un re di bastoni, una regina di denari, nove di spade, 4 di denari, asso di pentacoli e asso di coppe. Beh, sinceramente ragazzi devo dire che vedendo questi due assi un po' mi alleggerisco, perché qui effettivamente ci sono tante carte al contrario, come se l'energia fosse un po' bloccata. Probabilmente bisogna prima o far crollare certe dinamiche, certe questioni, oppure se sono già crollate è come se ci fosse una sorta di scossa di assestamento qui. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo subito dal 9 di bastoni. Mago. Mago, 6 di coppe, 8 di bastoni, forza e diavolo. Allora, devo dire che qui sento come se si fossero buttati giù dei muri e da lì c'è come questa volontà di andare avanti che sento un po' vi condiziona con questo diavolo. Comunque c'è un qualche cosa qui a livello egoico, perché anche il 3 di... scusate, il 3, la carta della forza è collegata al terzo chakra, così come anche il diavolo. C'è come una sorta di volontà di andare avanti, ma in qualche modo può essere che questa volontà vi faccia sentire
po' schiavi di quello che volete. Qui abbiamo un 6 di coppe, può far riferimento o a un qualche tipo di relazione del passato o un sogno che state magari tentando di manifestare. Andiamo a vedere il re di bastoni. Da un lato con questo re di... infatti, con questo re di bastoni... è uscito un cavaliere di bastoni. Con questo re di bastoni al contrario sento come se mancasse energia. È appeso. Se mancasse la spinta. Cioè c'è forza di volontà ma non c'è entusiasmo. Si fanno le cose per forza di inerzia. Un po' come questa sensazione. E tenete presente che avete anche la carta dell'appeso. Sembra quasi che stiate ehm, facendo le cose appunto come vi dicevo per inerzia e che ci sia bisogno come di vedere le cose da un'altra prospettiva per farsi venire un po' di scintilla, un po' di passione, un po' di entusiasmo. Se fosse una relazione, potrebbe esserci un momento di stand-by tra voi e l'altra persona nella prima settimana di luglio. Andiamo a vedere la regina di denari. Fante di coppe. E 2 di pentacoli. Allora, devo dire che qui ci potrebbe essere la volontà di gestire al meglio le cose, ma diciamo ci si prende un momento, grazie a questo appeso, per vedere come poter gestire più cose allo stesso tempo, come questa sensazione. C'è qualcosa che condiziona e che vi rallenta tantissimo, eh? Andiamo a vedere il 9 di spade. Regina di bastoni e 3 di coppe. Qui potrebbe essere, ragazzi, una persona vicino a voi che in qualche modo vi magari condiziona con questo diavolo. Potrebbe essere un'amicizia o come se ci fosse una terza persona all'interno di questa relazione, che potrebbe essere sia romantica ma anche lavorativa, eh. Vi dico, per adesso non sento tanto il lavoro, però è più come se fosse una questione o a due o familiare. Andiamo a vedere il 4 di denari. Abbiamo la luna. E la morte. Io ho la sensazione che vi vogliano dire di staccarvi dalle paure, di rigenerare la visione che avete della realtà. Ed è un po' quello che, diciamo, potrebbe succedere nella prima settimana di luglio con questo appeso, perché è proprio quella carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere questo bellissimo asso di denari e poi c'è questo bellissimo asso di coppe, perché sono due carte che comunque mi parlano di nuovi inizi. Tenete presente che dopo la torre normalmente si distrugge per ricostruire, ma qui in realtà non sento tanto che sia qualcosa di tangibile con la torre, è più un modo di vedere le cose, un vostro atteggiamento, un vostro attaccamento, una vostra... c'è qualche cosa che in questi 15-20 giorni vi renderete conto che state facendo come un automatismo e questa cosa verrà cambiata. Ed è una cosa che vi portate avanti da tanto tempo per cose vecchie e avete preso questa dinamica ed è come se ci fosse bisogno di rompere questa dinamica. Andiamo a vedere l'asso di denari.
perché l'asso di denari è una nuova strada, è un nuovo inizio, un nuovo percorso, un dono che arriva dal cielo, ragazzi. Potrebbero anche essere dei soldi che arrivano, magari qualche vincita, cose per lo stile. Anche se ho proprio la sensazione che sia un nuovo, eccolo qua, carro, un nuovo cammino, un nuovo percorso, una nuova strada, un nuovo seme che può fiorire. Carro e mondo. Ragazzi, per qualcuno ci potrebbe essere un viaggio, un trasferimento verso la metà di luglio o l'idea di un trasferimento. C'è come un movimento, anche di lunga distanza, vi dirò. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Anche qui avete la morte, così come la torre. Sono due carte che indicano come la fine di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo, e anche qui avete il mondo che ha lo stesso significato. E qui è uscita la ruota della fortuna, che anche qui parla di denaro che arriva, parla di dinamiche che cambiano, e asso di coppe nuovamente. Ma wow, ragazzi, allora, se fosse un qualche questione lavorativa per voi, devo dire che si cambia da quello che è stantio, se vogliamo, rivedendo un pochettino le dinamiche, rivedendo un pochettino il modo di pensare, rivedendo un pochettino di, come vi posso dire, di gestire al meglio il vostro tempo. Quindi è come se poi qualche cosa cambiasse, c'è la morte di certe paure, di certi attaccamenti, di certi atteggiamenti, e si va verso un nuovo inizio. Come vi dicevo, potrebbe essere un cambio di lavoro, un cambio di residenza, un viaggio che si organizza, un cambio di stile di vita, mi dicono. Quindi per qualcuno potrebbe proprio essere un cambio di stile di vita. E qui vi devo dire che si apre una strada bellissima, nonostante la torre iniziale. Potrebbe essere una notizia che vi destabilizza. Però tutto sommato vedo che farete del vostro meglio per riuscire a gestire la situazione, per staccarvi, soprattutto, anzi, datemi una carta per questa luna. Dalle paure e dalle proiezioni della luna. Amanti. Allora, qui qualcuno potrebbe staccarsi da una relazione, vi dirò, ma questi amanti per molti è un passo verso l'amor proprio. Vi dicevo, un cambio di stile di vita. Come se ci fosse ok, metto un seme per me per il futuro. Faccio quello che faccio per me, per amore di me stesso. La carta degli amanti è una carta che indica la scelta tra il vecchio, e qui abbiamo la torre, il vecchio che cade, e il nuovo che entra. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Il coraggio, che è la carta della forza nuovamente, e divertimento. Ripeto, bisogna lasciare l'energia stantia, i pensieri stantii, le dinamiche di comportamento automatiche, che sia in una situazione familiare, che sia in una situazione di coppia piuttosto che lavorativa. C'è come da trovare, è quello che vi dicevo qua, che vi manca l'entusiasmo. È come se foste arrivati ad un punto dove avete bisogno di divertirvi, cioè manca quella passione, quella fiamma, quella scintilla, quella cosa che vi spinge, che dice sì, mi piace fare quello che faccio, mi piace vivere come vivo, mi piace la vita così come me la sono pianificata. Può anche essere che qualcuno ovviamente non ami effettivamente la vita che si è pianificato, ma sia in una fase dove deve, diciamo, navigare le acque che toccano. Però, ripeto, verso metà luglio le cose cambiano. Andiamo a vedere, ragazzi. Ok, un koan. All'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio.
e qui rivedo un pochettino la luna. È come se foste in un momento di introspezione con questa luna, o in un momento particolarmente difficile con questa torre, e vi chiedeste perché va sempre tutto male. In realtà non è un sempre, è che voi avete la testa, diciamo, in questa torre, quindi pensate che vada sempre tutto male. Cari amici del Leone, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Se volete sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, lasciare una piccola donazione, e se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail per fissare un appuntamento, oppure, se preferite andare a vostro ritmo, vi consiglio di abbonarvi al canale. I temi trattati sul canale sono temi di praticamente magia bianca, sono temi di metafisica, cioè io insegno a lavorare se stessi per pulire tutte quelle che sono le emozioni pesanti, i pensieri pesanti, tutto quello che non serve più, le credenze limitanti, tutto, in modo da togliere tutti gli strati vari costruiti nel corso del tempo e riscoprire un po' la vostra essenza. Tutto questo ai fini di cambiare poi la realtà che manifestate. Comunque potete dare un'occhiata ai titoli dei video, sono nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!